Nelle recenti linee di inchiostri che Visconti ha immesso sul mercato ci sono anche questi piccoli calamai decisamente molto gradevoli, che costituiscono una ulteriore selezione rispetto alle già performanti linee basi. Sono stato un gran consumatore per esempio del blu Visconti, ma anche del sepia Visconti. Qui abbiamo il self-portrait, l'autoritratto di Visconti, ancora una volta messomi a disposizione dalla mia cara amica Stefania. L'inchiostro appartiene alla collezione Visconti Van Gogh, già perché una dei cavalli di battaglia di Visconti è proprio la stilografica Van Gogh. La boccetta ha una capacità di 30 ml ed è provvista di un tappo in bachelite, questa è un po' una caratteristica. E cosa posso raccontarvi? È una tinta di quelle che per me sono un po' al confine tra l'utilizzabilità nella scrittura e insomma il piacere di andare a caccia di inchiostri forse talvolta più deputati alle belle arti che alla scrittura, perché in effetti se non c'è un pennino di un certo tipo a supportare adeguatamente la saturazione mediocre, diciamo, se non addirittura povera di questo inchiostro, finisce un po' per non vedersi. Tanto è vero che qui sono su una carta rigata con un pennino che, come vedete, ha delle dimensioni generose. Sto scrivendo su un rigo da 0,7, quindi occupandolo totalmente, se non 2 come in questa seconda riga, ma dell'inchiostro c'è poca traccia. Nella mia attività di divulgatore stilografico ho modo di provare davvero parecchi inchiostri, ma davvero tanti, e sempre più spesso mi imbatto in questo tipo di tinte, quelle molto leggere, molto evanescenti, che probabilmente sono più dedicate al mondo delle belle arti piuttosto che a quello della scrittura, perché comunque, come vedete, anche in combinazione con un pennino fine come quello della Pilot è difficile insomma andare a leggere, soprattutto rileggere i propri appunti. Diviene faticoso, lo stacco è davvero minimo, le rigature, se fosse un quaderno a quadretti saremmo davvero a piedi, e allora un po' mi domando se dipenda dalle aziende che un po' ci marciano, hanno capito che siamo davvero degli appassionati, siamo alla costante ricerca della nuova tinta o di quella che si avvicina di più al nostro mondo dei sogni, e ci mettono sul mercato delle tinte che si allontanano un po' dall'esperienza pura della scrittura, perché serve uno strumento con un flusso decisamente più abbondante, meno controllato, come quello di una glass pen, di una D-pen, per vedere qualcosina, ma insomma non è lo scopo primario della scrittura con la penna stilografica. Il risultato sulla carta Rhodia, come potete apprezzare, con un pennino ad intinzione come questo che sto usando, si vede, si ha traccia del colore ed è anche una tinta gradevole. Personalmente mi soddisfa anche dal punto di vista cromatico, però è poco leggibile. Nel momento in cui vado ad utilizzarla, ad impiegarla su un pennino stilografico, anche esso sia un pennino largo, purtroppo cambiando tutto il flusso, tutto il modo dell'erogazione e la distribuzione sulla carta, si rischia di avere, anche con un pennino B come questo Pilot, di avere un inchiostro molto leggero, tanto desaturato, ma soprattutto poco leggibile. E allora, come sempre, la scelta spetta a voi. Se vi piace riempire la pagina con qualcosa di leggero, di diverso, di insolito, è un conto. In quanto a funzionalità, lì insomma è evidente che non è l'inchiostro che consiglierei per fare degli appunti durevoli nel tempo. Ciao a tutti amici e alla prossima!